Ciao a tutti amici, benvenuti da St. Cloud, dagli amici. Io vengo qui da, come dire, ormai una vita, mi avrete visto qua dentro, chi mi segue chiaramente mi avrà visto qua dentro 1 miliardo di volte. Ogni volta che vengo ci inventiamo qualcosa, facciamo dei video che a volte sono anche così, come dire, uno direbbe di recupero, ma in realtà io, cioè, ogni volta che entro in un negozio, no? Vedo una tastiera che conosco magari e la riprovo perché fondamentalmente ora io non ricordo neanche se il 5D l'ho fatto esattamente lui, ma Nord ne abbiamo fatte tante, insomma ne abbiamo viste tante insieme, ripeto, sempre per chi mi sta seguendo, per chi fosse nuovo, benvenuto in questo che è un canale che è dedicato così a questa specie di simulazione di prova di uno strumento, no? Tramite me, però, nel senso che poi io posso fare quello che posso fare quello che posso per portarvi la sensazione, ma poi dovreste provarla voi. Però in generale si può parlare perlomeno di quella che è la sensazione sotto le mani che uno strumento regala, no? Questa è quella con la tastiera waterfall, diciamo così, organistica, perché è la 5D, il modello che in fondo poi nasce dalle Nord Electro vecchie, dove l'organo la faceva abbastanza da padrone, aveva fatto molto successo. Qui siamo di fronte a un organo molto più strutturato, a un sound molto più strutturato, più importante rispetto a quelli vecchi, efficace, come avete sentito, in modo abbastanza serio, anche se poi qui nasce una diatriba per chi è legato al suono più vecchio, quello della Nord Electro 3 o di vecchi strumenti sempre Nord, lì dipende, va molto a gusti. Io in questo caso oggi per esempio ho una buona sensazione. L'organo, l'unica cosa che ho sentito mi è scomparso un po' nel momento in cui avevo bisogno di un po' di basse, ma lì equalizzando si può trovare quello che si vuole. Qui abbiamo tutto, abbiamo gli effetti, l'equalizzatore, tra l'altro che si può utilizzare su tutte quelle che sono le questioni tutte quelle che sono le zone splittate, perché questa proprio al centro della tastiera c'è questo split. Si possono fare suoni in layer, suoni in split, si possono raggiungere delle condizioni, diciamo, per un live che sono molto utili. È una riduzione, no, di quello che poi è il Nord Stage, chiaramente, non ci sono quelle opportunità, lì abbiamo addirittura, come dire, due di tutto, come si diceva in una vecchia cosa che non ricordo, una pubblicità o qualcosa del genere, o un film, ma perché tutto è raddoppiato, cioè tutte le sezioni sono raddoppiate. Qui abbiamo le 3 sezioni, che in questo caso però sono, per quello che riguarda il synth, esclusivamente dedicate ai sample, quindi abbiamo delle opportunità che riguardano la DSR limitate e poi abbiamo tutta una serie di sample interni che si possono utilizzare per così usarli da soli oppure per aiutare invece un altro tipo di sound, no? Nel senso che io qui adesso sto usando un Fazioli, se io accendo questo synth, per esempio, io posso decidere, per esempio, attivando il control pedal, di gestirlo con un pedale. Ecco, per esempio, l'attacco lo posso gestire, la release, farlo diventare un pad. Posso gestire chiaramente la dinamica di questo strumento per avere oltre al pedale anche un controllo dinamico più o meno che interverrà più o meno. Qui ci sono 3 possibilità, senza o tutte, 1, 2 o 3, quindi 4 possibilità, quindi 1, 2, 3 e anche 0. E qui così il suono, anche se sono più
piano non succede niente. Se invece comincio, viene dietro alla mia dinamica. Se a questo unite l'opzione del pedale, chiaramente si crea un buon controllo di questo suono. In più si può impostare il filter, quindi col filtro agirà sulla dinamica. Adesso tolgo il piano un attimo per farvi sentire l'effetto che fa. Quindi questo vale chiaramente se cambio, qui tolgo il filtro per esempio, la dinamica è troppa, chiaramente posso intervenire per esempio sull'equalizzazione per renderlo magari un po' più aperto, più chiuso. Abbiamo gli effetti che possiamo gestire per, come dire, aiutare questo tipo di suoni, no? Quindi nel caso di suoni come quello di prima, questo Prophet potrebbe, qui scelgo se usare l'upper o il lower, un po' di chorus. Aiuta. Lascio l'attacco, ma ho un tap tempo. Nel senso, ho molte opzioni per rendere tutti questi suoni, per esempio utilizzando il filtro sulla velocity, renderlo comunque più dinamico, più musicale. Era per capire, per capire che la parte di sintesi magari non è chiaramente approfondita come quella del Nord Stage, perché nel Nord Stage c'è un synth virtuale, ma comunque insomma all'occorrenza si può utilizzare, e poi si possono scaricare i suoni dal sito, quindi se uno cerca una cosa in particolare la può trovare. Chiaramente qui hanno tentato di fare delle patch, ma anche più classiche. Questi sono dei brass e sono dei campioni, no? Cioè, nel senso, quindi c'è un'utilità molto importante di questa parte. E poi si può gestire con il pedale, gestire con tutte queste questioni dinamiche che vi ho detto. Insomma, si può fare abbastanza. So benissimo per esperienza che si può fare abbastanza, però non si può arrivare ovunque. Questo perché è un discorso, è una stranissima via di mezzo fra quello che è il lavoro che si può fare con una workstation e quello che si può fare con una stage, ma solamente con dei samples, e quindi alla fine è un po' limitato, ma insomma, fino a un certo punto. Poi qui è una questione anche di esigenze, no? Questo è uno strumento per apparecchiare una serie di suoni che funzionano bene e basta. Poi c'è la questione che qui abbiamo l'opportunità di avere il sound di Nord, che è quello tradizionale di uno strumento che ha avuto un grande successo e che fondamentalmente ha anche delle opzioni di gestione e di customizzazione del suono ottime.
cioè l'equalizzatore funziona molto. Ora io poi qui ho come dire, delle preferenze sonore. Per me ancora quelli vecchi rimangono i più belli, il DD. Trovo sempre molto musicali, no? C'è ancora sempre si incontra quel rapporto con il suono anche con questa tastiera. Chiaramente non è una tastiera pesata, quindi sappiamo benissimo quali sono i limiti di controllo, no? Però e questo è uno dei suoni più striminziti dal punto di vista dei megabyte, no? Nel senso non è un suonone come il White Grand, però non lo so perché io lo trovo sempre questo mi piace. E poi qui non ci sarà sicuramente perché non è contemplato tra quelli giudicati tra i migliori. Io amo anche il vecchio Studio Grand, che io trovavo molto bello, era uno Yamaha se non ricordo male. Piani elettrici chiaramente tutti bellissimi, i soliti, l'EP1 che è alla fine un coltellino svizzero, perché lavorandoci si può fare un po' di tutto, no? Utilizzando per esempio gli amplificatori. Questo è veramente un mezzo miracolo, perché questo strumento qui è piccolino, cioè quando lo scaricate dentro vi rendete conto che... Però non so perché funziona. Poi ci sono anche gli altri che sono belli, cioè... i vecchi Close, quelli lì. Mark 5. Poi sul sito lo sapete ci sono tutti. Sparkle Top, quello amplificato, quindi leviamo l'amplificazione. Wurlitzer sono bellissimi. Questo è il vecchio Wurli di Nord che funziona sempre. Chiaro, un po' sgarbato suonato con questa tastiera se lo si confronta con quelli più moderni che sono più belli. Però vabbè, insomma, i piani elettrici li conoscete tutto, ci sono anche dentro le opzioni digitali, no? FM, lo sapete benissimo, ma comunque il senso di questo video, visto che comunque tutte queste cose le conoscete bene, chiaramente conoscete benissimo anche le possibilità dell'Hammond.
qui anche la saturazione suona bene, non c'è niente da fare. Poi ripeto, va molto a gusti. Qui adesso poi abbiamo anche, sentite, il chorus funziona bene. Cioè, è molto versatile perché si può fare un po' di tutto. Cioè, quindi insomma, tornando alle le esigenze sono quasi tutte accontentate, no? Cioè, per una versione di Nord che è quella normalmente più economica. Ora c'è un problema però dietro questa cosa qua. Queste tastiere costano sempre molto, anche quando sono usate, anche quando sono, come dire, fuori produzione, quando sono vecchie, perché hanno appunto questa forza che accontentano in modo abbastanza deciso la maggior parte delle esigenze dei musicisti di un certo tipo, soprattutto quelli che vogliono qualcosa di veloce, leggero, utile per suonare in certi contesti, che non sono tutti i contesti del mondo, perché poi è una tastiera, questa è una tastiera con cui andare a suonare un po' di tutto, ma magari particolarmente soul e cose del genere, magari non è un synth, ecco, però in generale si accontenta facilmente qualsiasi esigenza, ripeto. È una tastiera che ha una sua identità chiara, che è quella che Nord si porta dietro da una vita, e ha un'utilità che è quella che gli fa mantenere il prezzo. Quindi, cioè, lì poi si tratta di gusti, soprattutto per quello che riguarda i pianoforti, che normalmente si discute sulla questione del feeling e del gusto, no? Del suono del pianoforte, che molto spesso qui, appunto, per molti comunque è un po' il punto debole, ma più che il punto debole è il lato non apprezzato da tutti. Ecco, ma questo vale per tutti i pianoforti, non esiste un pianoforte che mette d'accordo chiunque. Io ripeto, quel suono che vi ho fatto sentire prima è il mio preferito e io penso che con questa tastiera si possa arrivare ad avere, se si vuole, anche un po' più di corpo in basso, si può avere con l'equalizzatore, si può arrivare più o meno dove si vuole. Poi, se invece l'esigenza è quella di un suono di piano di un altro genere, qui non c'è, perché poi alla fine gira che ti rigira il suono di Nord, anche se ci sono 1000 pianoforti diversi dentro, è quello, non so come dire, almeno questo è il mio parere. Poi ci sono quelli che mi manderanno a quel tal paese, diranno non è vero, ci puoi fare quello che vuoi. È chiaro, ognuno poi vive la sua esperienza come preferisce. Una cosa importante però, e questa è una cosa che da quando ho il canale ho capito quasi subito, ormai sono tanti anni, si fa sempre il tifo per quello che si ha, ma questo lo faccio anch'io, è un errore che facciamo tutti. In realtà guardarsi intorno per prendere spunto e cercare di così modellare anche quello che si ha sotto le mani per portarlo da quella parte è una buona intenzione, nel senso che sì, la tastiera ha la sua personalità, io voglio rispettare quella e voglio farmi piacere quella. Sì, ma le tastiere sono strumenti, non è uno strumento di legno. Cioè, noi suoniamo degli strumenti, lo dico sempre, che non sono veri nel senso elettromeccanico del termine, sono strumenti digitali che riproducono campionamenti piuttosto che campionamenti o altro. Non ci fossilizziamo, cerchiamo di tirarci fuori il meglio che si può e non sempre cambiare di continuo è l'idea giusta, perché a volte dentro quello che hai puoi trovare più o meno tutto. Poi se le esigenze professionali diventano complesse, lì allora a quel punto forse è meglio cambiare oppure
mettere insieme ad altre cose una tastiera come questa. Ma questo, le tastiere Nord sono strumenti che hanno un gran valore. Poi io le ho avute, le ho usate, poi le ho abbandonate, ma quelle sono periodi, no, della vita. Ho avuto il periodo così, ho avuto il periodo così, ho avuto il periodo Yamaha, ho avuto il periodo di tutto. E del resto faccio questo mestiere, sappiamo bene che i tastieristi non sono mai completamente felici, ma questo vale per tutti i musicisti. Piace cambiare e si cerca sempre il salto graal della tastiera. Questo è qualità-prezzo un ottimo strumento, lo sappiamo tutti. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio SynthCloud che mi ha dato l'opportunità come sempre di venire qui a divertirmi e di portare avanti il mio canale. Iscrivetevi appunto al canale, visto che una grossa percentuale non è iscritta ma guarda i contenuti, e quindi mi fate un favore se vi iscrivete. Andate sul mio sito www.mexkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, poi c'è lì c'è la mia musica, i miei libri, tutto quello che ho fatto. Quindi vi ringrazio, vi saluto, ringrazio ancora SynthCloud, a sabato prossimo, un abbraccio, ciao ciao.